Buongiorno tribù! Buongiorno tribù dalla Val Cavarnia. Sì, e dalla neve Con le- dietro di noi è un paesaggio insolito. Non siete stati abituati a vedere tante Chi spiagge. l'avrebbe mai detto che qua nelle montagne con la neve così vicino che comunque quest'anno neve Non ce n'è poca. Vi devo dire che siamo a quanti metri siamo adesso? 1.300 più, 1.300. più o meno. E ragazzi, c'è una giornata senza una nuvola. Non è il clima della Spagna che siete stati abituati a vedere, Si sta bene, però dai. si sta bene. Oggi facciamo un po' un video differente perché tiriamo le somme di tutto quello che abbiamo viaggiato in Spagna, che è stato un bel viaggione. Sapete tutti che noi in Spagna abbiamo vissuto per 8 anni, però in questi 8 mesi l'abbiamo vista wild, Sì, sempre lì, selvaggia. sempre libera, tanta libera. Tantissima libera A abbiamo parte fatto. magari quest'estate lì in Catalogna qualche parcheggino a pagamento, però in linea generale sempre libera. Anche al sud della Spagna ci aspettavamo, soprattutto la zona di Tarifa, più problemi per quanto riguarda la libera, e invece no, è andata di lusso. E iniziamo un po' facciamo la dividiamo un po' per zone, Per comunità. per comunità, perché è stato un viaggio di 3 mesi, no? Quasi, senza fermarci. Abbiamo fatto chiaramente la comunità valenziana, siamo fatta in lungo e in largo, Da nord a sud. da nord a sud ce la siamo fatta tutti, però la cosa personalmente che a me mi ha sorpreso è stato Calpe. Sì che è stata rovinata tra virgolette perché ci sono questi edifici altissimi, Tutta la zona tutta quella della zona. la Costa Blanca, Sì, quindi che va da Calpe fino a Benidorm. Vi ricordate quando siamo entrati in quello scempio sì. fatto Però per... Calpe, ad esempio, a me mi ha sorpreso. A me no, perché sennò la suocera mi cazzia. A me mi ha sorpreso perché ci sono un sacco di possibilità. L'acqua, prima di tutto, io non me l'aspettavo così. Dei colori allucinanti. Bello la Costa Le Blanca. passeggiate che ci siamo fatti. C'è anche arrampicata. È stata, a me Calpe mi ha sorpreso veramente in modo positivo. Sì, perché poi c'erano anche tanti parchi scendendo, ne abbiamo visti Ma un bel po'. quasi tutti li Penso abbiamo tutti. fatti. Poi siamo scesi. Benidorm, ragazzi, questa sì che è una cosa negativa. Benidorm l'hanno rovinata. Sì, perché la costa è È bella. bellissima, c'erano di quelle spiagge bellissime, hanno costruito fino in spiaggia. Sì, fin dove potevano, diciamo. Però vabbè, a parte quella zona lì, la Costa Bianca è tutta un po' così, però c'è i suoi angoletti veramente carini, carini, tipo dove siamo stati lì vicino a Alicante. Tra Alicante e Benidorm c'era ancora un po' di... non era proprio tutto sto scempio. Mhm. E nella Arenal del Sol, ehm, però dai, tutto Tutto sommato... sommato ci ha sorpreso anche quella zona, in bene e nel male, perché non tutte cose sono positive. Passiamo al parco di Cavo di Gata. No, prima siamo passati nella zona di Murcia. Ah no, di Murcia, è vero, è Al vero. parco delle Calblanche, anche Wow, sì, quello, quello ci ha sorpreso, eh. Quella era una chicchetta, eh. quella sì è stata, perché passi da questa zona di Benidorm andando in giù, ancora tutta super turistica, il Mar Menore, così, e poi PAM! Proprio all'improvviso ti trovi questo parco delle Calblanche con quelle spiagge gialle, tutto super selvaggio, a parte le zanzare. Ah, sì, però tutta la parte della storia anche che abbiamo trovato, Portman, Portman, la miniera a cielo aperto, quella è un quello peccato. sì, per fortuna che l'hanno fermata. Oh, in tempo no, perché oramai la zona è rovinata. Anni 90, quindi Però la recente, cosa che a recente. me
a me ha sorpreso di più di questo parco è proprio il cambiamento radicale che c'è dentro il parco. Poiché siamo passati dalle spiagge gialle con questa sabbia assurda e l'altra parte era tutta scogliera, però anche il bosco cambiava. Sì, c'aveva la sua particolarità, c'erano appunto queste piante africane, che bisogna un po' dimenticare quella parte di Portland, però è vero, proprio nello stesso parco si vedono due mondi diversi, due ecosistemi completamente diversi, dalle spiagge appunto alle ste scogliere a picco sul mare, bello 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 bello. E E da poi, lì e da lì poi già siamo entrati Andalusia e Cabo di Gata. Cavo di Gata ha parlato da solo. Sì, bello bello. Bello. Sì che ad esempio lì una cosa negativa, perché sai chiaramente, giustamente sei dentro un parco, bisogna fare attenzione dove dormire in Libera. Di campeggi ce ne sono tantissimi, però in Libera ci sono solo 2 o 3 posti in cui non ti dicono niente, perché se vi ricordate, la seconda notte a Cavo di Gata ci hanno cacciato Mm. in modo gentile, Sì, perché sono stati super gentili. siamo stati avvisati. Siamo stati avvisati, però ci hanno cacciato, quindi bisogna fare attenzione. Però Cabo di Gata, il faro, siamo andati a vedere la spiaggia hippie, siamo andati a vedere altre spiagge, le passeggiate, ci siamo rimasti senza Sì, parole. che poi con la spiaggia hippie ci ha un po' deluso perché, vabbè, era un po', non so, io me l'aspettavo più cordiali, uno si aspetta una spiaggia Sì, più ci cordiali, più siamo alla rimasti un po' mano, male. però un po', sì, era un po' una comunità, non so, sentivi gli occhi addosso, però comunque bisogna andarla a vedere quella spiaggia lì perché È secondo me bella, è la una. passeggiata è La bellissima. passeggiata è bella e la spiaggia, secondo me, un po' tutto l'intorno è veramente una delle più belle. Sì, sì. Poi c'è quella di Monsul che non siamo andati a vedere, che dicono che è la più gettonata, diciamo quella più Più turistica. turistica, quella Che più sponsorizzata, vi mettiamo una foto, però però secondo me non è la più bella. non è niente di speciale. No, Infatti ne per abbiamo quello che non viste siamo. molto più belle. Ti ricordi la prima passeggiata che abbiamo fatto a Guamarga? In questo paesino che siamo andati a quelle Sì, spiagge, la mm, Caraplomo, quella molto bellina. quelle molto belline. E da lì, Da lì è successo un po' di tutto per chi ci segue. Però la zona di Malaga è lì sì che abbiamo trovato un po' di problemi. Per fare libera tutta la costa d'Almeria. dal mar di Ah, plastico. sì, che. Quello Ma, lì è una mamma cosa mia, che veramente scempio. negativa, eh. Quella è proprio una delusione perché tu esci da un parco, ma sono tipo 500 metri dal parco di E Cabo di c'è Gata, tutte queste serre queste bianche. serre bianche. Si vedono da Google Maps, che è tutta una. E è vero che non l'abbiamo detto, però fuori dal parco di Cabo di Gata è meglio non dormire, perché c'è proprio il contrasto dentro il parco e fuori. Io fuori dal parco col furgone, sicura, sicura per dormire, no. Perché se vi ricordate, quando noi siamo usciti l'ultima notte dal parco, siamo andati a dormire in quest'area sosta super bella È economica e perché 10 euro. economica, 10 euro tutto compreso, perché era meglio lì non fare libero. Non so, ci sono tante serre, quindi potete immaginare tanta gente, tanti immigrati, si respirava proprio un ambiente un Sì, che po'. poi non è che, nel senso, non è che sono gli immigrati, c'è proprio tanta povertà. Esatto, c'è proprio la vedi là. È la povertà che c'è, quindi meglio se dormite fuori dal parco è meglio un'area che pagate. Meglio pagare 10 euro che ti distruggono Sì, c'è il tanta furgone. povertà. Mm.
e non solo i migranti, anche gente Anche gente locale. locale Sì. dell'Andalusia. Sì, li vedevi uscire dalle serre tutto il giorno lavorando e stanchi, con queste facce stanche, chi c'era i suoi monopattini, chi andava in bicicletta, gente che andava a piedi e già stava diventando buio e è proprio È condizioni una proprio un po'. tristezza, Sì, una tristezza e sappiamo che vengono pagati super poco. C'è lo sfruttamento perché lo sappiamo sì, tutti e ci ha fatto un po' di tristezza. sì. Però è il mondo di oggi, ragazzi, lo sapete tutti, non dobbiamo scendere nei dettagli. E passiamo, come ha già detto Pier, nella zona di Malaga, la zona più complicata per fare libera. Di campeggi ce ne sono quanti Eh, volete, però per fare libera ce ne sono successe una dopo l'altra. Continuiamo. sì, con Mijas, che qua ci rimaniamo incastrati, però anche le zone campeggi, non so, tutto super edificato, è proprio, non so, a me non è piaciuta tanto la zona di Malaga. Mm, La zona di Malaga, secondo me, vale più la pena tutto l'interno, sì, quindi già tutta la parte delle montagne dietro l'interno, la costa un è po'. complicata. Poi lì c'erano tutte queste piantagioni di manghi. Non so, non è sto granché. Io No, proprio la salterei. sì. Forse può. No, Fuengirola, No, Funchirolo abbiamo dormito in sì, mezzo a tutti quei no. quella lì, dove abbiamo dormito in mezzo alla città con 400 camper, però sapevamo che era così, però non ci immaginavamo che era così difficile. E da lì Infatti poi da lì siamo saltati direttamente a Tarifa. a Tarifa. E Tarifa siamo di parte, ragazzi, lo sapete. Credo che si sono visti da tutti gli episodi che sono usciti da Tarifa, però noi lì ci abbiamo e continuiamo a lasciarci dei pezzi di Io cuore. l'ho lasciato lì. Proprio l'ho preso, l'ho buttato fuori. Siamo stati un bel po', abbiamo scoperto delle cose nuove come questa spiaggia, le piscine naturali, dove abbiamo conosciuto questo signore che viveva in una comunità di veri Quelli hippie. sì che erano gentili alla mano, parlavano. Quelli sì che sono dei veri hippie, proprio hanno fatto una scelta di vita e sono veri hippie. Quello ci è piaciuto tantissimo. E poi, vabbè, le spiagge e i tramonti, I ragazzi. tramonti. I tramonti nella Costa della Luz, da Tarifa fino a Cadice, non so, è uno più bello Ci dell'altro. ha rubato. Noi eravamo sempre arrivati a. Tarifa succede così: o ti innamori o non ti innamori. Perché comunque Tarifa è bellissima, però dovete sapere che Tarifa c'è sempre vento, eh. Mm. Il vento è costante e quando becchi il giorno di vento con 70 km all'ora non puoi fare niente, perché se vai in spiaggia non ci puoi stare perché la sabbia ti arriva addosso come delle frustate. Se vai nel bosco ti devi fidare degli alberi, No, non ci vai proprio. quindi o Tarifa o si odia o si ama. Noi c'è sempre successo, no, andiamo a Tarifa e fermiamo un paio di giorni. No, Alla se... fine ci rimani sempre di più. La zona che ci ha sorpreso è da Tarifa a Cadiz. Bella, Ci ha bellina. sorpreso, noi non l'avevamo mai, mai, mai E poi è vista. cambiato, prima non si poteva fare tanta libera e adesso si può fare parecchia libera. Ovviamente nelle basse stagioni. In estate bisogna pagare i campeggi e sono cari, perché Sì. stiamo parlando di 50 euro al giorno. Sì, Quindi sono veramente, veramente cari. Sì che è vero che uno dei locali ci ha spiegato che dove noi abbiamo sempre dormito a Tarifa, passano ogni tanto ti multano. Lui vive lì e lui giustamente ci ha detto, se passa una volta al mese, è, per me è più economico pagare pagare la multa che sono 50 euro
che non il campeggio tutti i giorni 50 Sì, euro. sì, c'ha ragione, il tipo. La polizia passava giustamente, però controllava che era tutto a posto e poi se ne andava. E siamo arrivati tutta alla zona delle calette barbate dove abbiamo visto, io credo, il tramonto più bello che ho Sì, visto in nella vita zona lì mia. di Ciclana, della frontiera, un tramonto. Infatti poi lo dicono che è uno dei tramonti Tramonti più più belli belli. di Andalusia. Sì, Eh hanno sì, tutte le ragioni. sì, sì. E quella zona ci siamo rimasti un bel po'. Poi siamo saliti nella zona un po' più verso l'interno di Grasalema, però lì abbiamo avuto un problema, no, però abbiamo beccato giusto la settimana dove Più si sono fredda. abbassate le temperature e faceva veramente tanto freddo. Sì, perché poi i nostri amici sono tornati dopo Capodanno e si stava bene, Si non stava c'era quel meglio. vento e Sì, si stava bene come stiamo adesso qua. sì, Ci sono 10 gradi, 12 di massima, però se c'è una bella giornata senza vento si sta si bene. sta bene. Però abbiamo beccato giusto la settimana col vento freddo e faceva veramente tanto freddo e come noi non abbiamo riscaldamento in furgone siamo dovuti scendere e siamo scesi nella zona di Cadiz. Cadiz, Cadiz mi è Bella la città. piaciuta, però mi aspettavo molto di più. Sì, anche Ci a me. sono stati, per esempio, a me mi è piaciuto di più Mijas, Sì, ho anche, no, Jerez, che adesso Vejer della frontiera, Vejer della Frontera, Paesino Bianco era molto più bellino. che Cadiz. Bella, bellissima, ha le sue particolarità, però niente di che. È vero che dopo vedi un paesino di questi dell'Andalusia, ne vedi uno, due, e poi dopo più o meno Sì, sono sono tutti, tutti tutti uguali. uguali. Sì, Però ci ci sta da sta, ci visitarli. sta. E da lì siamo ritornati per 2 giorni a Tarifa e noi siamo andati, noi viaggiamo lenti ragazzi, siamo così, ce la godiamo, però al ritorno noi avevamo una data per tornare in Italia, anche perché siamo, Ciao poi. abbiamo dovuto, ciao mogliete, dovevamo tornare perché avevamo un matrimonio, quindi non è che potevamo, che Eh, ci abbiamo messo abbastanza. E da lì siamo ritornati al faro per una notte perché volevamo andare a Mojacar. Poi che cosa c'è? sì, Vieni qua. adesso andiamo. Adesso Vieni. andiamo davanti alla telecamera. Giustamente la tua coda la butti giù, la butti giù, la butti giù, poi spostati. Eh? E da lì siamo andati al faro e la fortuna è stata che ci hanno aperto il Il faro. faro. Bello quel faro lì a Cavo di Gata, il faro del Roldan. Sì, Beh, bellissimo. che quel giorno che siamo andati la prima volta a Capo di Gata era chiuso e questa volta avevamo trovato il custode e ci è andata bene e abbiamo potuto visitarlo perché ci avevano già detto che era molto bello e quando l'abbiamo visto aperto ho detto non possiamo farci scappare l'occasione. E poi ci eravamo lasciati un po' quel pezzettino di Mojácar, Sì. Cartagena, che anche quella zona lì, bellina, il parchi, un paio di parchi che abbiamo visto, super selvaggi. Sì, il parco che quasi la Cina m'ammazza. Sì, La a botta, la testata, testata che mi ha dato quella spiaggia e le quella passeggiate. passeggiata è stata una cosa incredibile. L'unica cosa forse negativa di quella zona lì, È il parcheggio. parcheggi pieno di tedeschi, inglesi, ma una cosa allucinante, no? Tutti lì parcheggiati, spiaggiati, che non si spostano. Perché anche poi i parcheggi sono bellini, però troppa gente, però come No, siamo lì fatti è noi troppa no, gente. lì il problema è un altro, che facevano quello che volevano perché noi abbiamo visto che stendevano fuori le cose, non sei in un campeggio. E E da lì, tavoli e sedie, cioè dopo tolgono parcheggi per questo. dopo lo paghiamo tutti. Sì. E da lì siamo andati 2 giorni a Soneja per risolvere delle cose
burocratiche per prendere e mangiare dai cani, e da lì siamo passati, prima di entrare in Francia, nella zona di Nella Venezia spagnola. nella Venezia spagnola, che ci ha sorpreso, Sì, non pensavo che Non ci fosse un pensavo. paesino così, tutto con i canali. Bellino, bellino. Lì sì che poi il giorno dopo abbiamo scoperto che quella zona bisogna fare attenzione, perché anche se è una zona ricca, rubano. Sì, E da lì poi, ragazzi, abbiamo dovuto, la Francia l'abbiamo fatta tutta di botto. di botto per una questione di sicurezza nostra, perché sappiamo che siamo passati dalla costa ed è meglio non fermarsi. Sud della Francia, l'autostrada è proprio, penso, la zona più meno sicura. Poi se ci si sposta nei paesini è già un'altra cosa, però sull'autostrada è dove è il più pericoloso, secondo me, proprio dove ti rubano e tutto. Quindi se pensate di fare il sud della Francia, cercatevi un campeggio o un paesino, una zona camper, però fuori dall'autostrada, non Sì, in autostrada non in è autostrada, neanche sicuro. nelle aree di servizio, anche se ci sono le telecamere, sconsigliato. Sì. E poi da lì già siamo arrivati A casa della suocera. Suocera. E adesso cosa succederà? Perché tutti vi chiederete cosa succederà. Ci fermiamo qua perché dobbiamo fare delle cose. Dobbiamo riprogrammare il viaggio, che ce l'abbiamo. Una parte del viaggio già ce l'abbiamo. Stiamo organizzando le ultime cose, però già la destinazione già è decisa. la destinazione già ce l'abbiamo. E quando noi siamo scaramantici, ragazzi, lo avete visto, cioè se noi svegliavamo un parcheggio ci andava male, se svegliavamo una meta abbiamo dovuto riprogrammare il viaggio, quindi la teniamo un Quindi- po' così nascosta fino alla fine, no? Sì, ce l'abbiamo, ragazzi. Massimo prossimo episodio o quello dopo Vi diremo qualcosa. vi diremo qualcosa, però non preoccupatevi perché non è finito il viaggio. Questa è stata una tappa, perché giustamente siamo ritornati dalle famiglie, dovevamo stare anche un po' con le nostre famiglie e ci godiamo un po' le nostre famiglie, i nostri amici che ci sono facciamo- mancati tantissimo. Ci facciamo coccolare un po'. Ci stiamo riempendo di cibo italiano, Mamma mia. una cosa assurda, e si vedono dai miei bruffoli da quante cagate sto mangiando. Sì, stiamo recuperando tutti quei desideri di questi Sì. mesi. E l'episodio è arrivato fino a qui. Se vi è piaciuto, vi chiediamo di iscrivervi al canale, che per noi è super importante per poter continuare questo progetto. Esattamente. Commentate, fateci domande se avete intenzione di andare verso la Spagna dove siamo andati noi, se avete qualche domanda, volete qualche consiglio, noi siamo qua. Vi mandiamo un bacio e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!